Maricò? Dimmi Paolo. Senti, lo scorso episodio di Game Stories è finito fuori dalla modalità con restrizioni. Ma che avete combinato tu e Andrea per scandalizzare YouTube? Abbiamo parlato di Sega. Ah, vabbè. Sega! Scusate, ho sempre voluto farlo. Ciao a tutti e benvenuti su Game Stories. Sigla! Prima di cominciare vi ricordiamo che su Wattpad abbiamo indetto un concorso per permettere a chi lo desidera di collaborare alla realizzazione dei prossimi episodi di Game Stories. Trovate il link in descrizione. Well, I gave Spielberg proceeds for $25 million, regardless of how much we would have cashed. Nel 1982 uscì E.T. di Steven Spielberg, il film campione di vendite al botteghino che aveva addirittura battuto l'incasso complessivo di Star Wars Episodio 4, Una nuova speranza del suo amico George Lucas. Il successo del film portò Spielberg a commissionare una trasposizione in videogioco alla Atari. Quest'ultima stava subendo un nuovo periodo di difficoltà economiche. Questa nuova crisi dell'Atari fu dovuta al flop commerciale dell'Atari 5200, la console successiva all'Atari 2600, risultata troppo costosa nella sua realizzazione e nella sua vendita. Inoltre l'Atari produsse una quantità eccessiva di copie di Pac-Man per Atari 2600, che rimasero invendute, e a peggiorare le cose fu il disastroso rilascio del videogioco E.T. Questo titolo, commissionato da Spielberg tramite un accordo con la Warner Communications, venne realizzato in circa 5 settimane, in modo che fosse pronto per essere commercializzato sotto Natale. Queste tempistiche troppo strette pregiudicarono il corretto funzionamento del videogioco, che risultò talmente limitato e poco curato che sia il pubblico che la critica lo dichiararono subito come il peggior videogioco di tutti i tempi. Della cartuccia di E.T. furono create ben 5 milioni di copie, ma la maggior parte di esse venne seppellita in una zona del deserto del New Mexico, nella discarica di Alamogordo. Solo 30 anni dopo fu possibile recuperare le cartucce sepolte lì. Nel 1983, intanto, raggiungevano il successo altre case produttrici. Dragon Slayer della Cinematronics conteneva il primo disegno animato interattivo per un videogioco. Questo gioco Laserdisc è tuttora ricordato dagli amanti delle sale giochi per la sua elevata difficoltà. Pare in effetti che in quel periodo avesse fatto indebitare molti giocatori che cercavano invano di arrivare alla fine del gioco. Le animazioni di Dragon Slayer, primo esempio di animazioni 2D ben definite come un vero cartoon, furono curate da Don Bluth, ex animatore della Disney che a quei tempi, sull'onda di E.T., divenne famoso per Brisby e il segreto di Nim. Un anno prima la D. Gottlieb & Co., una casa produttrice di flipper, riuscì a entrare nel mercato videoludico grazie a Q*bert, il celebre mostriciattolo arancione che senza farsi catturare dai serpentelli viola deve camminare su tutti i cubetti di una piramide, facendo così cambiare colore a tutte le piattaforme per passare al livello successivo. Infine, nello stesso periodo, la Williams Electronics creò Robotron 2084, il primo videogioco che poteva essere controllato da un doppio joystick. Uno serviva a manovrare il personaggio e l'altro per mirare e sparare. Tuttavia, la presenza di troppi concorrenti portò alla saturazione del mercato videoludico e dal 1984 in poi, almeno in America, l'industria dei videogiochi attraversò una profonda rivoluzione, necessaria per continuare ad esistere. La Warner Communication decise di continuare a produrre solo videogiochi arcade, mentre la Coleco Industries
andò in crisi fallimentare nel giro di 5 anni. Il Vectrex venne messo fuori commercio dalla General Electric poco dopo e la Mattel si ritirò dalla produzione di videogiochi e console. Tuttavia, il Vectrex e la ColecoVision continuarono ad essere vendute con successo sui mercati europei e giapponesi. In Europa, inoltre, stava affermandosi la compravendita dei PC, mentre in Giappone erano attive diverse aziende più solide delle americane. Mariko, ti va di andare a vedere che accade in Oriente? Ma sì, Paolo! Andiamo insieme a fare pucci pucci nel sollevante! Mariko, è un video di YouTube. Tuo marito ti sente. Oh, questo è proprio forte. Poi l'ho invitata a casa e oggi mi viene a trovare. Sì. Oh, è lei, ti richiamo, ciao. Ciao, Che sorpresa. disturbo? No, è che sei matta, ero qua con Mario. Allora, vedi, quello lì è Mario Bros, che deve liberare una principessa che è nascosta dentro un castello. Per arrivare a questa principessa deve superare un sacco di ostacoli e deve fare un sacco di salti, no? Pronto? 130.000 punti. Oh, come hai detto che ti chiami? La Nintendo Mania dilaga. Fatevi prendere. Abbiamo visto pure Giovanotti senza barba. Ah, è Giovanotti? E lei chi è? La sollevante? Mariko? Altro che sega. Con queste freddure hot ci chiudono anche il canale. Già. Ebbene, volevo dire, in Giappone si respirava un'aria di vera prosperità nel settore videoludico, capitanato dalla Nintendo. Il presidente Hiroshi Yamauchi, dopo il successo di Donkey Kong di Shigeru Miyamoto, decise di introdurre nel mercato il Famicom, la console nota in occidente con l'acronimo NES. Il Nintendo Entertainment System. Prima del NES, comunque, la Nintendo aveva collaborato alla vendita della Magnavox Odyssey negli anni 70 e sfondò nel mercato con il Color TV Game in 2 versioni, una che leggeva cartucce con 6 giochi e una da 15. Entrambe le versioni erano dotate di joystick portatili. Il NES debuttò nel 1983 con il suo joypad caratterizzato dalla presenza del D-pad, la celebre croce direzionale che sostituiva i joystick di vecchia generazione. Il D-pad fu presente anche nelle console successive, almeno fino all'avvento di Nintendo Switch che nei suoi controller ne è sprovvista. Sul NES, inoltre, vennero pubblicati una grande quantità di titoli dall'originale personalità, dai complessi universi narrativi e dalle trame riconoscibili col passare del tempo. Yamauchi si pose l'obiettivo di sfondare nel mercato americano con la Nintendo e provò a fare trattative con l'Atari. Purtroppo la Nintendo e l'Atari ruppero il loro accordo a causa di una controversia sulla versione domestica di Donkey Kong. Infatti la Atari si voleva imporre sul controllo totale della produzione di questa versione del videogioco di Shigeru Miyamoto, ma le esigenze di contratto avevano indicato la Atari come produttrice della versione per PC e la Nintendo come produttrice della versione in cartucce programmabili. Tra i due litiganti il terzo gode, poiché la Coleco aveva prodotto sotto banco una versione pirata di Donkey Kong per la ColecoVision. Ray Kassar e l'Atari andarono su tutte le furie quando seppero di questa pubblicazione. Già nel 1981 la Nintendo era riuscita ad avere dei propri uffici diretti da Minoru Arakawa a Redmond, Washington, e mentre il Famicom diventava ufficialmente NES, Gunpei Yokoi creò il ROB, Robot Operating Buddy, un robottino che faceva da grande joystick per i giocatori. Inoltre, con l'uscita della Zapper, la famosa pistola a fotocellula, fu rilasciato il celeberrimo Duck Hunt del 1984. Con questo videogioco di shooting a piattelli e anatre, la console aveva lo stesso potenziale di un cabinato da sala arcade. Ah, quanti ricordi tra quelle anatrelle maledette, quel cane pirlone. E tu che ci fai qua? Ma che? Pure tu in Giappone stai? Mamma mia! Sì, here we go again. Paolo, guarda, stanno arrivando. Chi? Ragazzi, è meglio scappare prima che i fan di Nintendo ci travolgano. E come? Evochiamo insieme il nostro baffuto eroe e ci salveremo. 3, 2, 1. It's me, Mario!
Paolo? Maricò? ようこそ、ごえざす。 Oh mio Tornando un attimo seri, tra il 1985 e l'86 il NES venne elogiato in tutto il mondo grazie all'uscita di Super Mario Bros., il videogioco che fece di Mario la mascotte ufficiale della Nintendo. Stavolta Mario deve salvare la bella principessa Peach dalle grinfie di Bowser, uno spinoso tartarugone. Dal momento che il NES permetteva la funzione multiplayer, Mario poteva avere l'aiuto di suo fratello Luigi in questa ardua missione. Grazie a Mario, l'idraulico italiano protagonista di questo gioco bestseller, che era già apparso in Donkey Kong e nel precedente Mario Bros. Del 1983, il NES riuscì a vendere ben 62 milioni di copie fino al 1995, quando cioè l'arrivo di console di nuova generazione la mandarono in pensione. 卵。 ゲームボーイも出たよ。 Non va dimenticato che sul NES nacque anche la serie The Legend of Zelda, il brand di successo di Action JRPG ideato sempre da Shigeru Miyamoto, una serie che sul NES fece girare i suoi primi 2 capitoli. Intanto, mentre la Nintendo prosperava con Mario e Luigi, la Sega presentò nel mercato il SG-1000 Mark III, una console che non ebbe successo e che fu ritirata pochi mesi dopo. Successivamente, nel 1985, la Sega riprovò a lanciare una console diversa col nome di Sega Master System per il mercato americano. L'obiettivo posto fu la concorrenza diretta con la Nintendo. Sempre nello stesso periodo, la Sega rilasciò Hang On, uno dei primi giochi di gara motociclistica. La Nintendo però si dimostrò più forte, grazie ai videogiochi di Miyamoto, Metroid di Gunpei Yokoi, il primo videogioco della storia ad avere come protagonista una donna, e Punch-Out, uno tra i primi videogiochi di pugilato. Il titolo originale doveva essere Mike Tyson's Punch-Out, ma il pugile americano stava affrontando dei problemi legali e dedicargli un videogioco per famiglie sarebbe stato inopportuno. Il Sega Master System ebbe successo in Europa e negli USA, mentre l'Atari tentò di risollevarsi dalla propria crisi con l'Atari 7800, la console che poteva supportare anche le cartucce dell'Atari 2600 e 5200, un tentativo inutile per entrare di nuovo nel mercato, poiché venne definita un'idea datata, monotona e obsoleta. La Nintendo divenne sempre più potente, grazie ai vari patti commerciali che stava stringendo con Bandai, Capcom, Hudson, Konami, Namco e Taito. Insomma, fu stipulato un patto tra le maggiori produzioni videoludiche giapponesi. Per proteggersi dall'eventuale pirateria, la Nintendo inserì nel NES un chip che bloccava le cartucce non autorizzate. Così facendo, la Nintendo si era assicurata una perfetta gestione della produzione degli sviluppatori di terze parti. Dal 1988 gli sviluppatori americani che si erano dedicati solo ai videogiochi per PC per 5 anni cominciarono a produrre proprio per la Nintendo. Furono tanti i titoli che furono adattati per il NES tra il 1984 e il 1988 col sostegno di sviluppatori di terze parti. Il primo della lista fu 1942 della Capcom, uno sparatutto ambientato nella piena Seconda Guerra Mondiale. Poi, sempre da parte di Capcom, divenne noto il videogioco horror Ghosts & Goblin, nel quale un cavaliere deve salvare la sua donna da un diavolo che manda i suoi sgherri ad ucciderlo. Il protagonista deve difendersi dagli innumerevoli nemici con delle piccole lance di ferro e vari potenziamenti che si trovano durante il percorso, ambientato in un mondo infestato da mostri, contornati da un'ambientazione spettrale e inquietante. Mentre negli USA usciva al cinema Commando di Martin Lester con Arnold Schwarzenegger, in Giappone uscì l'omonimo videogioco della Capcom, che comunque non aveva nulla a che vedere con il film americano. La Konami, intanto, si occupò della realizzazione di Track and Field, il primo videogioco di atletica dedicato alle Olimpiadi. Inoltre,
fu realizzato il primo capitolo della serie Sparatutto Metal Gear, senza dimenticare la realizzazione del primo capitolo della serie horror Castlevania. Sempre per il NES, la Capcom curò la realizzazione di Mega Man 2, mentre la Taito produsse Arkanoid, una versione più complessa e ricca del Super Breakout dell'Atari. Senza dimenticare il porting arcade di Bubble Bobble, uno dei giochi arcade più celebri della Taito. Tenete bene in mente queste due aziende che vi presento ora. Il genere fantasy dei videogiochi venne introdotto dalla Enix nella fine degli anni 80 con il primo capitolo della serie Dragon Quest, noto anche come Dragon Warrior, il cui character design fu curato da Akira Toriyama, celeberrimo autore di Dragon Ball, e inoltre fu rilasciato il primo capitolo della fortunata serie Final Fantasy, ideata da Hironobu Sakaguchi e prodotta dalla Square. E la lista dei videogiochi rilasciati per il NES potrebbe continuare a lungo. Da allora la Nintendo divenne ufficialmente il colosso dell'industria videoludica giapponese e mostrò il suo egocentrismo pubblicando la propria rivista negli USA, ovvero il Nintendo Power Magazine. Now get Nintendo Power 12 times a year! 6 great issues plus 6 free strategy guides on a hot new game! no. Andrea, ma da quando parli il giapponese? Paolo? Idaina sensei ni hisamedite. Ma sei andato fuori di testa, che ti sei fumato? Paolo, inginocchiati subito! Guarda chi sta dietro Andrea! Eh? Oh! Mamma mia!